Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MyGrass, io sono Ale e se anche voi vi siete chiesti almeno una volta quale sia il pH e le C del vostro substrato di coltivazione mentre state facendo crescere una piantina, questo è il video che fa per voi. Ma prima la sigla. Ricordo prima di tutto che ci sono degli strumenti appositi per misurare il pH e le C di un terreno, di un substrato. Di solito sono però molto costosi. Ci sono anche dei metodi non proprio semplici perché bisogna prelevare una parte del substrato, diluirla in acqua e poi filtrarla, e con una pianta durante la coltivazione non è proprio un metodo pratico. Il metodo che eseguiremo oggi invece è il metodo Pour-Through, che è un metodo semplice, veloce e affidabile. Tanto che ho scaricato il protocollo sul sito dell'Università della Cornell University americana. Non vi preoccupate, ve lo lasceremo in descrizione. È importante conoscere i parametri di pH e di C durante una coltivazione, perché questo ci permette di sapere se stiamo dando abbastanza nutrimenti e se questi soprattutto sono in una forma disponibile per le nostre piante. Quindi conoscerli durante un ciclo di coltivazione ci permette di evitare sintomi di carenza e tossicità. Facciamo un breve ripasso e ricordiamo cosa sono le C e il pH. Le C, ovvero la conducibilità elettrica, misura la quantità di sali sciolti in soluzione. Non tutti i sali ovviamente sono fertilizzanti, ma il suo valore ci indica se stiamo dando troppo nutrimento o troppo poco. Se il valore di EC è troppo basso, basterà semplicemente aumentare la dose di fertilizzante che stiamo fornendo alle nostre piante. Se invece è troppo alto ci possono essere diverse cause. O non facciamo scolare troppa acqua nel sottovaso e quindi tutti i nutrimenti si concentrano nel sottovaso, oppure l'acqua di partenza non è molto buona e contiene già parecchi sali sciolti in soluzione, oppure stiamo dando troppo fertilizzante alla nostra pianta. Il pH invece influenza la solubilità dei sali in soluzione. Ricordiamo che infatti le radici delle piante possono assorbire solo i sali sciolti in soluzione. Un range che va bene per la maggior parte delle piante è compreso fra il 5,5 e 6,5. In questo modo riusciranno ad assorbire la maggior quantità di nutrimenti che noi stiamo somministrando. Ricordiamo però che il pH del substrato durante una coltivazione può cambiare, e questo fondamentalmente per 4 motivi. Primo sono le componenti stesse del substrato che hanno un loro pH. 2 è l'acqua di irrigazione, che è superiore al range del 5,5-6,5 che dicevo prima e quindi fa variare il pH del substrato. Terzo motivo, i fertilizzanti, perché ogni fertilizzante ha un suo pH che va a influenzare il pH della soluzione. E in ultimo le specie coltivate, perché le radici delle piante emettono degli assodati radicali che vanno a modificare il pH intorno a loro. Ovviamente durante la coltivazione la pianta e il substrato non le possiamo più cambiare, ma possiamo adeguare le innaffiature e le fertilizzazioni. Quindi non perdiamo tempo e vediamo cosa ci serve per il metodo Pour-Through. Prima di tutto una pianta, noi utilizzeremo la nostra fragola. Dopodiché ci serve dell'acqua distillata, un contenitore per l'acqua distillata, i misuratori di pH e di C e un contenitore graduato di almeno 50 ml. Come prima cosa dobbiamo innaffiare la nostra pianta a saturazione. Questo vuol dire che dobbiamo far uscire un po' d'acqua nel sottovaso. Dopodiché dovremmo lasciar passare dai 30 minuti ad un'ora prima di andare avanti. Poi prendiamo la nostra acqua distillata, noi qui ne useremo circa un 100-150 ml per questo vasetto, e dobbiamo ottenere 50 ml di percolato. Il percolato è l'acqua che esce nel vaso e va nel sottovaso. Adesso dobbiamo semplicemente raccogliere in questo contenitore i 50 ml di percolato. Vediamo di non rovesciare tutto. Eccoli. Dal percolato possiamo procedere a misurare il pH e le C. Vi ricordo che è sempre meglio tarare gli strumenti prima di effettuare le misurazioni per averle il più accurate possibili. Per approfondire la calibrazione degli strumenti cliccate il link in sovraimpressione. Adesso so che molti di voi utilizzeranno questo metodo quando vedranno delle macchie o dei problemi sulle piante, però in realtà vi consiglio di misurarli il pH e le C periodicamente, almeno una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, di prendere nota dei valori che rilevate, così che potrete correggere le irrigazioni e le fertilizzazioni nei cicli di coltivazione successivi
ed avere una fertilizzazione ottimale in base alle richieste delle vostre piante, e non avete più problemi di ingiallimenti fogliari, arricciamenti delle foglie, manterrete sempre le vostre piante sane e produttive. Come avete visto abbiamo misurato un valore di pH di 7.7, 7.8 e un valore di EC invece di circa 800. Il pH è decisamente alto, quindi direi che nelle prossime irrigazioni, per sistemare questo problema, abbasseremo ulteriormente il pH dell'irrigazione, perché la fragola predilige un pH acido dai 5,5 fino a un massimo di 7, quindi direi che come valore non va benissimo, nonostante la pianta non presenti nessuna problematica, però va corretto. Mentre per le C abbiamo misurato un valore di circa 800 microsiemens su centimetro, che equivalgono a 400 ppm. Cercando in rete si trovano le schede di coltivazione di quasi tutte le specie, e per la fragola sono consigliati dei ppm di 750, quindi abbiamo un EC basso, stiamo dando un po' pochi fertilizzanti, ma questo è dovuto anche al vaso piccolo, non abbiamo voluto far accumulare troppi sali, e la pianta non è ancora in fioritura, sta andando adesso, e quindi nelle prossime irrigazioni aumenteremo sicuramente la quantità di fertilizzante per portare a un EC ottimale. Per oggi è tutto, spero che abbiate trovato il video interessante. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sui nostri video. Ma soprattutto scriveteci nei commenti se avete provato il metodo Pour-Through, come vi siete trovati, se avete riscontrato qualche difficoltà, così che potremmo aiutarvi per migliorare come sempre le vostre coltivazioni. Ciao ragazzi e alla prossima!